Ok amici, già che ci siamo, mettiamola a confronto con altre Kaweco. Le altre Kaweco quali sono? Quella in resina. È vero, non ho preso la serie più economica, si tratta della Kaweco Sport Art, questa collezione in 4 colorazioni. Ho scelto questa perché al pari della Piston Filler, come vedete, la clip ce l'ha annegata nel cappuccio, quindi non è di quelle applicate e questo pareggia un pochettino i conti, giusto per capire quanto l'esemplare in resina rispetto a questo in metallo mi cambia un po' le cose, sebbene i pennini siano diversi, per carità. Metto anche nella disputa la Sport AL, cioè quella in alluminio. Questa volta non c'è la clip, però è una penna che è più vicino a questa per certi versi, perché è in metallo, anche se all'interno non c'è alcun movimento. E allora vediamo un po' come scrivono. Qui, se non ricordo male, se sono stato bravo, devo aver caricato, qui ho messo proprio un pennino B. Sebbene, come vi ho detto tante volte, anche all'interno dello stesso brand, come in questo caso Kaweco, ci sono pennini B che scrivono un po' più da BB e qualcuno un po' più da M. Non sempre la gradazione è così perfetta e costante, così come soprattutto nei tratti extra fini, in questo caso abbiamo un fine, troviamo dei pennini veramente piacevoli e ben realizzati e qualcuno che ha bisogno magari di una passatina, appena proprio una passatina, dai, per renderlo ancora più amichevole. C'è poco da dire, la penna, questa è la Kaweco, io riconosco, insomma, avendole avute per tanti anni fra le mani, riconosco una Kaweco, leggera, tra l'altro il pennino fine per me è una delle misure migliori per questo genere di stilografica così corta, mi piace davvero molto. La prova col cappuccio calzato la farò dopo, però davvero bene, mi piace. Andiamo a provare invece la versione in alluminio, di cui vi ho già parlato altre volte in confronto anche a quella in resina. Anche qui non ho molto da osservare, nel senso che la penna la trovo un po' più equilibrata. Quella in resina scappa davvero via, ecco perché prediligo su una penna come questa, così leggera, i pennini fini ed extra fini, perché un pochettino frenano, modulano la tendenza a scappare via di una penna leggera. Qui c'è un pochettino più di peso, le misure sono le stesse, l'impugnatura forse è persino meno agevole perché questa in resina è un pochettino più morbida, leggermente sagomata è identica, però al tatto risulta un pochettino più confortevole, almeno per le mie dita. Però con dei pennini di gradazione maggiore, ecco perché su questa ho un B, mi trovo meglio con questa. Faccio ancora una prova prima di passare alla Piston Filler. Ok, prova cappuccio calzato la faremo dopo, andiamo con la Piston Filler.
Si sente però un bilanciamento diverso, ve lo dico subito, si sente in mano una penna diversa. Fra questa e la Sport AL non ho dubbi che questa è senza dubbio più bilanciata, a parità di pennino. È vero, l'inchiostro qui la fa correre un po' troppo, però insomma riusciamo a fare il saldo di questo. Qui la trovo senza dubbio migliore, ripaga meglio la qualità della scrittura. Faccio invece un confronto diretto con quella in resina che mi interessa molto. Sebbene i pennini siano notevolmente differenti. Beh sì, certo. Ok, come era prevedibile, passare da una penna stilografica come questa alla versione in resina, la differenza si avverte moltissimo, principalmente sotto il profilo della sensazione tattile, di quella sensazione che poi ci rimanda in un mondo molto più ampio che è quello del comfort, ma anche del piacere estetico, e senza dubbio su questa si sente una penna stilografica più matura, più, insomma, anche il costo del resto, non nascondiamolo, è un costo che la allinea a penne stilografiche più importanti. E ancora una volta devo dire, se vi piace la Kaweco Sport, direi che questa non può mancare, perché è un mondo un po' diverso. Significa che utilizzando questa non mi viene da dire per carità la cestino non la utilizzo più, perché probabilmente, e sono sicuro che avverrà questo, per scrivere, per appuntare, questa va benissimo e continuerà ad essere una prima scelta. Ma se siete degli appassionati del brand, se vi piace comunque la linea, ed è indiscutibilmente una linea molto interessante, una piston filler, non avevo spento il telefono, una piston filler senza dubbio ripaga. Diciamo che con la differenza fra la Kaweco Piston Filler e la Sport AL, insomma, trovo che questa sia più bilanciata. È inutile dirlo, la preferisco. È vero che sì, questa costa effettivamente meno e a modo suo ha una collezione davvero strepitosa, sia per le colorazioni, questa per esempio è una di quelle che mi piace molto, ma anche la Carbon Red e altre stilografiche di questo tipo. Però, un po' come spesso accade, fra i due estremi, quella di mezzo è quella che soccombe un pochettino, perché allora quella in resina è veramente gradevole da utilizzare. Anche la prova col cappuccio calzato, come avete visto, ci guadagna molto quella in resina, perché diventa un pochettino più grande, diventa una penna stilografica media che si manovra molto bene. Ci guadagna anche questa in alluminio, ma ancor di più questa, perché col pistone io la trovo più omogenea, la trovo più bilanciata, e quindi vi dicevo, soffre un pochettino quella di mezzo, un po' come dire mi compro questa e mi compro questa. Vale però anche il contrario, e cioè quella di mezzo è quella che la vince su tutte, perché unisce un po' la natura di entrambe, la consistenza di questa, ma anche la leggerezza, se vogliamo, cioè la freschezza, l'agilità di questa. Allora con una penna le ho un po' entrambe. Poi ovviamente, se potete, ci sono due mondi diversi qua, e se devo buttarne giù una dalla torre, con molto rammarico butterei questa, che è una mia compagna da tanto tempo, ma la piston filler è veramente ben realizzata, ma proprio ben realizzata.
Non mi resta che salutarvi, darvi l'appuntamento ai prossimi video e lasciare a voi questi magnifici dubbi. Ciao amici!